Ragazzi, primo ritrovamento abbastanza macabro, c'è una bara piccolissima che sembra essere quella di un bambino. Comunque te avresti mai pensato di andare a esplorare una fabbrica di bare abbandonata? Con il punta di scarpa calcata come se avessi cercato poi di risalire. Minchia ragazzi, sono abbastanza inquietanti. Sono tutti i modelli di bare che producevano. Minchia, sta porta è ancora più inquietante del resto della fabbrica. Figa, si chiude da sola la porta, porca miseria. Oh madonna, che sta stanza abbastanza inquietante. Cos'è quella roba là in fondo? Ma sono delle bare quelle lì, cosa sono? Sì, anche ogni stanzetta che apriamo è più inquietante dell'altra. Cos'è sto posto? Sembra un forno. Essendo un forno sembra che l'hanno usato anche parecchio. Comunque che odore che c'è ancora oggi, mamma mia. Ciao ragazzi, altro video. Mi è iniziata la tentazione di entrare in questi posti abbandonati, dimenticati da Dio. Stiamo cercando di entrare in questa fabbrica, adesso vediamo se troviamo una porta aperta. Ma veramente? Cazzo, ma è una bara di un bambino quella lì. Ragazzi, primo ritrovamento abbastanza macabro, c'è una bara piccolissima che sembra essere quella di un bambino. Vuota? Beh dai, meno male, se va piena è un problema. Riempiamo. Ok ragazzi, allora vi spiego, praticamente questa fabbrica produceva bare, fuori l'insegna dice appunto che producono bare, quindi non siamo sorpresi di trovare qualcosa di questo tipo al suo interno, anche se onestamente pensavo avessero ormai portato via tutto, magari di trovare qualche macchinario o qualcosa, ma addirittura una bara così particolare, cioè una bara bianca, proprio non lo pensavo. Stai facendo il video? Sì. Ok ragazzi, siamo entrati nella fabbrica, sembra essere un capannone pieno di attrezzi, anche se a prima vista non sembra essere rimasto molto. Ragazzi, c'è un odore di legno impressionante. La segheria. Ah, è il tuo posto? Sì. Questo è il gas? Sì. Oh, Altro che no, di là c'è un Depliant con tutte le varie bare. Ah, sì? Benvenuti, cari amici ascoltatori. Allora dopo lo filmiamo però le piante. Sì, Alessia sta vedendo quale bara scegliere. Beh, scusami, quelli sono coperchi di bare però, eh. Quelli sì, ma non è la bara. Dobbiamo trovare le bare. Se ci sono ancora, speriamo. Ragazzi, qua si sta formando un tappeto di muschio, penso che l'acqua entrando stia facendo veramente crescere qualcosa che tra qualche anno sarà una foresta. Allora ragazzi, un po' di storia, abbiamo fatto qualche ricerca anche al volo su internet, sembra che questa fabbrica sia stata abbandonata nel 2018 a seguito di un incendio che ha distrutto gran parte della struttura, anche se onestamente per adesso non vedo nulla di bruciato, quindi non so neanche se stiamo parlando della fabbrica giusta. Ci sono questi macchinari che non ho idea di cosa servissero, ce n'è uno qua e uno esattamente uguale lì, sicuramente per la lavorazione del legno, però non so come funzionava. Ci sono delle bare scolpite qua dietro, belle. Ah sì? Adesso andiamo a vederle. Comunque te avresti mai pensato di andare ad esplorare una fabbrica di bare abbandonata? Sinceramente non ci avrei mai pensato neanche che esistesse. Ci ho pensato tante volte, però pensavo non esistesse veramente una fabbrica solo di bare, non so come dire. Sì, sì, sì. Pensavo fosse una mia fantasia strana. Io pensavo le producessero in Cina per risparmiare, figurati. Infatti probabilmente così, visto il legno quanto costa adesso. Minchia ragazzi.
Eccole qua le bave che diceva Etta. Sono abbastanza inquietanti. Sì, la cosa più curiosa è che abbiano messo la foto dell'Inter davanti alle bave. Non so se l'ha messo un tifoso dell'Inter o qualcuno che gli augurava il peggio. Come dicevo prima, non mi sarei mai immaginato di visitare una fabbrica di bave abbandonata e mi sembra veramente assurdo che esista e che siamo qui. Tra l'altro queste bave sono veramente belle, sono tutte intagliate a mano e non capisco perché le abbiano lasciate qui. Comunque sono pronte all'uso, quindi sicuramente avrebbero potuto quantomeno venderle, invece le hanno lasciate qua. C'è qualcosa qua dentro, Etta? Sì, c'è una barrettina piccola. Quindi là c'è una bella struttura. C'è un punto di là, di qua. Vabbè ragazzi, qua ci sono delle carte che sembrano qualcosa di sessuale, non capisco perché siano qui. No ragazzi, qua dentro è veramente buio. Che sembra di entrare negli inferi. È tutto nero qua. Aspetta, c'è un odore assurdo di catrame qua dentro. Dove? Ah, eccola qua, neanche l'avevo vista. Una piccoletta. Ma sembra che l'abbiano rotta. Sì. Ah, ma mi fa impressione, sembra che si è sciolta. Sembra di cera. Ma che bava è? Non è legno. Sembra cera. Ragazzi, è veramente una stanza assurda, a parte l'odore che non vi consiglio di respirare neanche un giorno della vostra vita, ma c'è questa bava che è fatta di cera ed è tutta gialla, ma se fate caso tutte le pareti sono rivestite di questo, cioè di plastica ricoperta di questo materiale giallo, come se facessero qualche tipo di lavorazione particolare in questa stanza. Ah, è vero, ma sono quei barattoli lì. Luca, sei scritto Luca. Ma che cavolo sono ste robette? Non lo so. Che si fa un'impressione comunque. Una specie di cera. Sì, sembra cera. Vedi qua? Intanto la stavano rimescolando prima dell'abbandono. Sì, cioè, non so, sono scappati tutti via durante il primo lavoro. Anche in questa stanza la puzza è ancora peggiore comunque. Sì, c'è una specie di catrame. Sì, anche per terra c'è una specie di catrame. Pezzo di bara. Ah, è vero, là c'è un coperchio anche della bava, lì c'è un camino. E poi Etta, guarda, c'è anche questa specie di cisterna nera. Secondo me questo materiale qua. Sembra una cosa di Resident Evil comunque, cioè veramente. Che lavorazione. Vedi, Non lo so. quella sotto andava, forse una laccatura. La cosa inquietante è che quei cavellini lì servivano per spostare le bave. E ce ne sono un sacco in giro di quei cavelli. Quindi i bave ne producevano molte. Sembra il cavo ponte delle auto qua, dove ci vai sotto per controllare l'olio. Ma che è sto coso? Sembra. Ma che cavolo serviva sta roba? Non lo so, però. Sembra come se Sì, si abbassava, la mettevano giù per far vedere se funzionava bene, non so. Si abbassava. A giudicare da quell'impronta mi sa che qualcuno è inciampato e è caduto sotto. Guarda. C'è un'impronta di scarpa calcata, come se avesse ciancato poi di risalire. Beh, peccato che non. Oh madonna, che sta stanza è abbastanza inquietante. Cos'è quella roba là in fondo? Ma sono delle bave quelle lì, cosa sono? Quella specie di candelieri lì, non so cosa siano. Poi sono inquietanti solo a guardarli quei due cose. Però da quello.
Vuoto? Beh dai, meno male. Sembra vuoto. Sì, è vuoto. Boetta, comunque secondo me sono degli stampi per delle bave piccole. No, sono troppo piccole, ancora più piccole. Aprine un attimo. Non lo so, no, forse che è qualche ossario, non lo so. Boh, può essere. Comunque sì ragazzi, anche qua sembra che il muro sia schizzato di quella specie di vernice, quindi sicuramente facevano qualche lavorazione proprio giusto in quest'area qua, in questo gabbiotto. Minchia, sta ponte è ancora più inquietante del resto della fabbrica. Entra. Figa, si chiude da sola la porta, porca miseria. Ok ragazzi, siamo chiusi dentro, spero che si apra comunque. Ma che cavolo è? Ma è incerofanata? Cioè quella stava per essere spedita quindi. Probabilmente, poi non so se questo qua... Non so. Se era finita o non era finita, non so. Si vede qualcosa sotto? Il legno. Il legno. E non ce l'ho fatto. Sì, abbiamo ogni stanzetta che apriamo è più inquietante dell'altra. Cos'era sto posto? Sembra un forno. Non so. Cazzo, ma sembra un forno questo, guarda. Era per fare le varie perché cremavano. Che sembra un forno e sembra che l'hanno usato anche parecchio. Sì. Ok ragazzi, siamo nella stanza penso più inquietante di tutta l'azienda. E dopo essere rimasti chiusi dentro, vabbè, tra virgolette, perché in realtà c'è un'uscita. Cioè, qua abbiamo trovato una bava incerofanata come se fosse pronta per essere spedita. E ora dietro di noi c'è questa stanza buia, ma veramente buia. L'unica luce è Etta in questa stanza buia, e che sembra fosse una specie di mega forno, non so cosa siamo viste. Io posso dare un'opzione. Sai che ci metterei dentro questo forno? Comunque che odore che c'è ancora oggi, mamma mia. Che vai sotto poi? Non lo so, non riesco a capire come poteva funzionare. Però quello è nero, è fuliggine, cioè questa faceva fiamma qua sicuramente. Non so come funzionava quello se siamo vivo. Minchia. Piccola. Carina questa. Sì. Lo usavano per chiudere le barre. Comunque c'è sempre quella sostanza gialla. Sì, sì. Ma anche questa stanza è inquietante. Guarda tutta la roba gialla. Io ho preso le poste di donne nude. Beh dai, se dice una fabbrica che produce barre. Stiamo continuando l'esplorazione, la fabbrica è immensa, ci sono un sacco di stanze a destra e a sinistra da esplorare. Ora stiamo andando a visitare quella parte là in fondo che ci manca, Etta è già arrivata a destinazione. Ok ragazzi, questa fabbrica è immensa, abbiamo esplorato solamente una parte, adesso stiamo andando dall'altra parte e vediamo un po' cosa troviamo. Etta ovviamente è già là, sento che mi sta chiamando, quindi forse ha trovato qualcosa di interessante. Etta, c'è qualcosa? Ok, no, non ho trovato nulla per adesso. Comunque l'esplorazione continua, la fabbrica come vedete è enorme. Ok ragazzi, sto esplorando velocemente il resto della fabbrica, anche se qua sembra che siano cioè non ci sia nulla di interessante. Qua sono rimasti un sacco di oggetti per lavorare il legno, martelli, scalpelli e qualsiasi cosa di manuale che vi venga in mente qua è rimasta, però non, a livello di bave non è rimasto praticamente nulla. Quindi ora do un'occhiata veloce, se invece non c'è niente raggiungo Etta e concludiamo l'esplorazione.
Ok ragazzi, esplorazione conclusa di questa fabbrica di bare che mai mi sarei aspettato. Dobbiamo andare via perché abbiamo un appuntamento, me l'ho dimenticato, Ette è già uscita e mi stava parlando contro, mi ha chiamato più volte di uscire che siamo in ritardo, quindi stavolta batto io la chiusura e ci vediamo alla prossima insana esplorazione. Ette, non ci credo, guarda. I modelli? Sono tutti i modelli di bare che producevano. Guarda. Oh, questi qua anche tutti incarsati, Ma che belli, anche questi qua, guarda. Bellissimo. Qua c'è anche il dettaglio. Questi sono più costosi, si vede. Sì, guarda, tutto incarsati. Ma quanti, ragazzi, ma quanti modelli avevano qua? Che belle, beh, per quanto poi siano delle bare. Bella anche tutta una così sempre. Bella quella Questa è bella. bollente. Ragazzi, hanno un sacco di modelli. Niente ragazzi, impressionante, siamo in uno stanzino laterale che neanche ci eravamo accorti e ci sono un sacco di cataloghi con tutte le bare che producevano. Qua c'è un catalogo ma ce ne sono una decina in scatolati e ragazzi alcune bare sono veramente particolari e fa impressione vedere queste. Io ho scelto la mia. Fa impressione vedere questi cataloghi. Quello è con te? E dai, beviamo tra molto tempo. No, non devi dire speriamo, non devi neanche sperare. E comunque il male non muore mai.